Innanzitutto il Parco Archeologico di Sepino è un luogo di struggente bellezza, ancora in gran parte nascosto, e che conserva un lembo di paesaggio culturale che ormai è diventato una rarità nel nostro paese. Nel senso che non è soltanto un parco archeologico, ma la sua importanza si deve proprio a questa fusione tra archeologia, un'edilizia rurale storicizzata e una natura pressoché incontaminata. La storia di Sepino, la fortuna di Sepino si deve all'incrocio di due assi stradali transregionali, che erano due assi sostanzialmente di collegamento tra regioni limitrofe. Uno importantissimo, l'asse di transumanza, diventerà il Pescasseroli-Candela, e che quindi metteva in comunicazione l'Abruzzo con la Puglia e attraverso il quale stagionalmente venivano trasferite milioni di capi di bestiame, sia di greggi che di armenti. Questo asse stradale transumante si incrociava qui con un altro asse quasi perpendicolare, in realtà si incrociano in maniera non ortogonale, e questo sarà importantissimo anche per la definizione urbana della città, che avrà un assetto topografico fortemente condizionato da questo incrocio non ortogonale degli assi stradali, e che invece proveniva dal Matese, che è il massiccio che è strettamente montuoso, strettamente legato alla storia di Sepino, e che metteva in comunicazione quindi le fertili pianure campane con l'Adriatico. Quindi un incrocio fatale, diciamo così, fondamentale per questo sito, e peraltro un insediamento favorito dalla presenza di risorse idriche importantissime, sia provenienti dal Matese che per risorse idriche superficiali di cui è ricchissimo questo sito. La Sepino che vediamo oggi è la Sepino di età romana sostanzialmente, perché la Sepino sannitica si trovava invece a pochi chilometri di distanza, a 950 metri di altitudine, e è la Sepino di cui ci parla Tito Livio e che sappiamo essere espugnata da Lucio Papirio Cursore nel 293, quindi all'inizio del III secolo a.C., a conclusione delle terze guerre sannitiche. La Sepino romana in realtà è il luogo dove gradualmente, stando alle nostre conoscenze attuali, almeno a partire dalla metà del II secolo a.C., si comincia a concretizzare questo insediamento, che è un insediamento che assumerà poi dei caratteri urbani definiti in età augustea, a cui si riferiscono la maggior parte delle strutture che vediamo in luce oggi. L'importanza di questo sito è che, pur essendo una piccola città, probabilmente già in età antica, a carattere rurale, in realtà oggi è perfettamente conservata, cioè a differenza di tutti gli altri municipia diciamo del Sannio, è l'unico che conserva questa identità urbanistica e architettonica antica, oggi ancora riconoscibile. Quindi noi riconosciamo perfettamente questa piccola città in miniatura, se vogliamo, anche se parliamo di una superficie rispettabilissima, circa 12 ettari, con le sue mura, il suo tessuto urbano, i suoi edifici pubblici e anche i suoi edifici da spettacolo come il teatro. La visione del parco va un po' oltre la conservazione del patrimonio archeologico in senso stretto, proprio perché qui non dobbiamo tutelare e promuovere la conoscenza soltanto di un parco, ma in realtà dobbiamo salvaguardare l'integrità di questo paesaggio culturale, che è un vero e proprio miracolo che è arrivato intatto fino a noi. Che cosa significa? Significa che dobbiamo salvaguardare il patrimonio archeologico, ma anche tutta questa edilizia rurale storicizzata costruita a partire dal Settecento, con tutti i frammenti della città antica, un po' come ritrovarsi nella Roma di Goethe, fatta di frammenti archeologici, e una città contemporanea costruita con tutti elementi di spoglio. E poi soprattutto dobbiamo salvaguardare il contesto naturalistico in cui è inserita questa meravigliosa città. Questo progetto per noi è importantissimo perché ci dà la possibilità di approfondire in maniera ancora più incisiva di quanto non stessimo facendo già da qualche tempo, innanzitutto il piano di gestione, che è un piano fondamentale per lo sviluppo culturale di questo sito, in rapporto soprattutto al territorio. L'individuazione, la condivisione, diciamo così, di questo progetto culturale con le comunità è importantissimo, perché il nostro obiettivo è quello di tutelare e valorizzare, che significa prendersi cura sostanzialmente, e prendersi cura di questo luogo significa salvaguardare il patrimonio archeologico e culturale più in generale,
significa promuovere la conoscenza attraverso tutta una serie di racconti che dobbiamo fare utilizzando i linguaggi più adatti alla società in cui ci troviamo, ma significa anche prendersi cura dei rapporti e delle relazioni con le comunità. Non dimentichiamo che la comunità locale, in questo caso del parco, ma come di tutti gli altri luoghi che afferiscono a questo progetto, è la comunità che ha tramandato attraverso le generazioni un rapporto affettivo ed identitario con questo luogo, per cui è fondamentale coinvolgerla sia per tutti gli aspetti che possono portare beneficio al parco, ma capire come il parco potrà essere uno strumento di sviluppo anche per il territorio e per la comunità stessa.